Quante volte ci siamo domandati da dove veniamo e dove stiamo andando? Qual è il destino delle nostre vite? Il nostro scopo in questo mondo? Ci sono tante domande, quante stelle nel cielo. Ma la domanda principale è: chi sono io? E come posso placare la mia sete di felicità? Come le nuvole che coprono la luna sono visibili grazie alla luce della luna stessa, così ogni cosa in questo universo è illuminata dalla presenza dell'anima. L'universo che ci circonda e ci appare infinito, con miliardi di stelle e galassie multiformi, non è che un iceberg che galleggia nell'oceano della coscienza. Le scritture vediche dicono che ciclicamente l'universo viene manifestato e riassorbito, si espande e contrae come un cuore che pulsa. Prima che l'universo fosse manifestato, tutto era immerso in un sonno profondo. Ad un certo punto ebbe inizio un movimento dall'interno del mondo spirituale e venne la luce. Luce significa coscienza. Quella luce preesisteva, ma diede la visione ai vedenti e rivelò una sostanza simile all'acqua, conosciuta come sostanza causale, l'oceano delle cause, che è l'ombra di quella luce. Dall'unione della luce e coscienza con questa soluzione acquosa primordiale ebbe inizio la creazione dell'universo materiale. Quando gli innumerevoli semi di coscienza vennero seminati nell'acqua causale, ciascuna di queste scintille divine fecondò la materia e la fece muovere, dando inizio all'infinito ciclo della vita. In questo universo materiale, ogni cosa che nasce deve morire e ogni cosa che muore deve rinascere. Come le nebulose sono il grembo nel quale nasce una nuova stella, così gli elementi materiali della natura sono il grembo dove il seme divino viene riposto. Ogni cosa che esiste attraversa questo ciclo di nascita e morte, perfino le stelle e i pianeti.
Tuttavia, la persona di vera conoscenza non è disturbata da queste trasformazioni, perché è consapevole che l'anima è eterna. In questo universo esistono diversi sistemi planetari e l'anima li attraversa nel percorso evolutivo della sua coscienza. Quando la materia viene infusa dell'energia di quella luce cosciente, inizia il movimento. Nel momento in cui la massa di materia comincia a evolvere per l'influenza della coscienza su di essa, inizialmente si esprime nei suoi ingredienti principali: etere, aria, fuoco, acqua, terra. L'anima, come un seme di luce divina, è presente ovunque. Il movimento è sintomo della presenza dell'anima. La materia privata della coscienza non si muove, è inerte. L'anima è presente anche nei sassi, nelle piante e in ogni atomo di esistenza. L'essere vivente passa così attraverso varie nascite, assumendo svariate forme in accordo al livello evolutivo della sua coscienza. L'essere vivente si manifesta in innumerevoli forme, che sono espressioni di un particolare desiderio. L'anima si copre di diversi corpi e mentalità, passando dalle specie di vita inferiori a quelle più evolute nel tentativo di soddisfare i desideri materiali originati nella mente. Tutti in realtà proveniamo dalla stessa sorgente di luce e perciò siamo parenti spirituali. Dobbiamo capire che la materia inerte è solo un'ombra. Non si muove o evolve da sola, ma prende forma a seconda di come la coscienza la influenza. L'evoluzione può avvenire solo sul piano della coscienza. Qualunque cosa accada nelle forme d'ombra della materia è semplicemente uno spettacolo passeggero o un effimero riflesso della creazione spirituale. Gli elementi primordiali della natura materiale, attivati dall'energia divina, si mescolano in differenti modi per manifestare l'incredibile varietà della creazione, dalle forme di vita acquatiche a quelle terrestri. Come un miraggio ci appare reale, ma in verità non è altro che la proiezione di una realtà che si trova altrove, così questo mondo ci appare reale, pur essendo un riflesso della realtà originaria. La varietà di forme e colori che osserviamo in questa creazione materiale è solo un'ombra dell'infinita varietà del mondo spirituale. Finalmente, dopo innumerevoli nascite, l'essere vivente ottiene la forma umana. Nella vita umana la coscienza comincia attivamente a espandersi. Grazie alle facilitazioni di una coscienza riflessiva, l'uomo da sempre si interroga sulla propria vera natura e investiga i misteri dell'universo, domandandosi quale sia l'origine di questa grande e variegata bellezza. Tutto ciò che di meraviglioso possiamo vedere in questo mondo non è altro che una scintilla della bellezza personale del Supremo. Con tutti i nostri sforzi e la nostra tecnologia
Possiamo estendere i limiti dei nostri sensi difettosi, ricercare questa sorgente fino ai confini dell'universo, ma solo se l'infinito vorrà si rivelerà nel nostro cuore. Le Upanishad dicono: guidami dall'illusione alla realtà, dall'oscurità alla luce, dalla morte all'immortalità. La coscienza, nella forma umana, possiede la facoltà di scegliere. Esercitando il nostro libero arbitrio, possiamo decidere il nostro destino. Dobbiamo volgerci verso quella luce. È grazie alla presenza dell'anima e dell'anima suprema che ogni cosa è visibile in questo mondo. È solo la perdita della coscienza della nostra vera natura spirituale e della relazione con il centro originario dell'universo, la causa del nostro peregrinare nelle innumerevoli forme dell'esistenza materiale, in questo interminabile ciclo di nascita e morte, in cerca di un'effimera felicità. Adesso è il momento di aprire il tuo occhio interiore.